Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui raccontiamo il dietro le quinte del mondo dello spettacolo con calma, rigore e rispetto. Prima di cominciare, un invito veloce ma importante: se vi piacciono i miei contenuti, mettete mi piace, iscrivetevi e, se volete sostenermi davvero, cliccate su Unisciti. Con il vostro aiuto posso continuare a portarvi storie verificate, ricostruzioni complete e punti di vista che altrove non trovate. Oggi parliamo di Özge Yas e Gökberk Demirci. Il loro nome, da giorni, è al centro di un vortice di voci, ipotesi, smentite e attese. Eppure, in mezzo al rumore, è arrivata una frase chiara, attribuita a Özge: stanno attraversando un momento difficile, ma questa volta non lo lascerà andare. Da qui ripartiamo, con ordine. La relazione tra Özge Yas e Gökberk Demirci è una di quelle che nascono nella finzione scenica e, senza quasi che ce ne accorgiamo, si trasferiscono nella vita reale. Sul set hanno imparato a leggersi con lo sguardo, a reggere i tempi dell'altro, a prepararsi insieme alle scene più complesse. Fuori dal set hanno cercato un equilibrio in un contesto tutt'altro che semplice: contratti che ti portano in città diverse, orari impossibili, telecamere accese nei momenti in cui l'unica cosa che vorresti è un caffè in silenzio. Eppure, proprio nell'alternanza di distanza e vicinanza hanno costruito una complicità riconoscibile. Interviste misurate, foto rare ma significative, un modo sobrio di esporsi che molti fan hanno apprezzato, niente fuochi d'artificio per farsi notare, solo la scelta di esserci quando davvero contava. Poi sono arrivati i mesi del mormorio. Una tournée per lei, un set impegnativo per lui, qualche post interpretato come frecciatina, un'assenza a un evento, un like di troppo, un like mancante. Chi frequenta i social sa quanto poco basti a incendiare la conversazione. Le bacheche si sono riempite di domande: si sono lasciati? Stanno bene? È solo lavoro? A ogni voce ne seguiva un'altra, in una catena inarrestabile. In questa catena, però, è entrata una dichiarazione che ha spostato il baricentro. Özge ha ammesso la fatica, ma ha ribadito il valore del legame, la volontà di non rinunciare. Per capire il peso di quelle parole bisogna ricostruire la dinamica degli ultimi tempi. Dopo un periodo di intensa esposizione, Özge ha scelto di concentrarsi su un progetto che le chiedeva disciplina e isolamento, con giornate lunghe, poche ore di sonno e la necessità di preservare la voce. Gökberk, nello stesso arco, ha affrontato una serie di impegni che gli hanno domandato una prova di maturità attoriale e una resistenza fisica non banale. Due binari che corrono paralleli, con rarissimi incroci possibili. È in questi momenti che si misura la forza di una coppia, quando non ci sono tappeti rossi, quando nessuno scatta foto, quando ci si parla male perché si è stanchi, e poi si chiede scusa. L'episodio che molti citano come punto di frizione riguarda un fine settimana mancato. Secondo più ricostruzioni, lei avrebbe chiesto di rimandare un viaggio programmato da tempo a causa di una chiamata improvvisa della produzione. Lui, da parte sua, avrebbe risposto che capiva ma che quella rinuncia pesava. Non un litigio scenografico, piuttosto il segnale di una soglia superata. Eppure, proprio di fronte alla possibilità di uscirne con uno strappo, Özge avrebbe scelto di restare nella stanza, come dicono alcuni terapeuti di coppia, restare quando istintivamente vorresti chiudere la porta, fare un passo in avanti quando l'orgoglio suggerisce di farne due indietro. Da quel momento in poi, i segnali si sono fatti più leggibili. Gökberk ha pubblicato poche immagini, selezionate, una sceneggiatura piena di note a margine, un paesaggio al tramonto, una colazione semplice su un tavolino di legno. Özge ha condiviso un backstage con una frase che molti hanno interpretato come ammissione e promessa: i rapporti veri passano anche dai giorni in salita, ed è lì che si sceglie davvero. Le fanpage hanno reagito in maniera sorprendentemente matura, meno slogan, più messaggi di sostegno, inviti al rispetto dei tempi. Non solo state insieme, ma prendetevi cura l'uno dell'altra. Nel frattempo, amici comuni raccontano di una piccola regola che la coppia ha provato a imporre: niente discussioni quando si è troppo stanchi per reggere una conversazione lunga. Rimandare non significa evitare, significa proteggere. Un dettaglio apparentemente banale che dice molto: significa scegliere la qualità al posto della quantità,
l'attenzione al posto della presenza sistematica, la lucidità al posto dell'orgoglio. Significa anche accettare che il lavoro, per due attori, non è un ostacolo esterno ma una parte della vita, una terza presenza che va negoziata ogni giorno. C'è poi un altro elemento. Il rapporto con il pubblico. Özge Yaz e Gökberk Demirci sanno che il loro legame non riguarda solo loro due. Per una platea globale sono diventati una metafora della possibilità che la tenerezza esista anche in un sistema competitivo. Proprio per questo hanno evitato di trasformare la crisi in storyline da monetizzare. Hanno preferito la misura, un paio di frasi, un chiarimento netto, la scelta di lavorare in privato su ciò che in pubblico si può solo annunciare. Non è una via facile, perché ti espone alle interpretazioni di chi pretende aggiornamenti quotidiani. Ma è una via adulta, e in questo consiste la novità. Quando Özge dice, in sostanza, non lo lascio andare, non rivendica un possesso. Rivendica una responsabilità, restare nel dialogo, anche quando significa ascoltare cose scomode, restare nel progetto, anche quando è più semplice chiamarsi fuori e dire non ce la faccio. A ben guardare, è una frase che non promette l'impossibile. Non dice andrà tutto bene, dice lavoriamo perché vada bene. La sfumatura è importante. È il contrario del romanticismo urlato, è una grammatica della cura. Sul piano pratico, si parla di piccoli patti, ritrovarsi senza telefoni una volta alla settimana, fare almeno un pasto insieme quando gli orari lo permettono, avvisare l'altro quando le cose vanno storte prima che diventino macigni. Si parla di un calendario condiviso in cui segnare non solo i voli e i check, ma anche lo spazio per riposare, leggere, fare nulla. Si parla di chiedere ai team di comunicazione di non forzare la mano con contenuti ammiccanti nei giorni di tensione. Sono dettagli che non fanno notizia quanto un anello o un bouquet, eppure costruiscono quel terreno che rende possibili gli anelli e i bouquet. Intanto, lo sguardo del pubblico continua a interrogare ogni gesto. Un like può sembrare una dichiarazione, un silenzio può essere scambiato per indifferenza. In realtà, chi lavora sotto i riflettori impara che il tempo del web non coincide con il tempo del cuore. Il web vuole risposte immediate, il cuore, spesso, chiede pause. È lì che la scelta di Özge suona controcorrente, ammettere che la difficoltà esiste e, nello stesso tempo, affermare la volontà di attraversarla. Per Gökberk, questo significa anche permettersi fragilità. Riconoscere che non sempre si può apparire sorridenti, che ci sono giornate in cui il copione pesa più del solito, che tenere tutto al proprio interno non è una prova di coraggio ma un rischio. Eppure, proprio in questa reciproca vulnerabilità, molti vedono la ragione per cui valga la pena tifare per loro. Una coppia che non finge di essere invincibile, ma che sceglie di imparare a proteggersi mentre il mondo guarda. Qualcuno ha chiesto se in tutto questo ci sia un progetto professionale a due. Le ipotesi non mancano. Una miniserie costruita sui tempi reali di un set sostenibile, un film che esplori il tema delle seconde possibilità, un endorsement condiviso in cui il valore sia più narrativo che commerciale. Potrebbe accadere o no? Quello che conta, ora, è altro, ricalibrare le priorità, difendere il confine tra lavoro e intimità, dire qualche no in più quando serve. Non è il pubblico a stabilire la direzione, al pubblico, semmai, spetta la responsabilità di accompagnare senza invadere. E noi dove ci collochiamo in questo racconto? Siamo spettatori, certo, ma anche parte dell'ambiente. Possiamo trasformare la curiosità in pressione, oppure in sostegno. Possiamo pretendere esclusiva, oppure concedere tempo. Possiamo ridurre una storia a 3 titoli, oppure accettare che in una relazione adulta ci siano capitoli che non vengono letti ad alta voce. Forse, il modo migliore per tifare Özge e Gökberk è proprio questo, permettere che siano loro a scegliere come e quando raccontarsi. Prima di chiudere, vi lascio 2 domande per i commenti. Pensate che, in una coppia esposta, sia possibile tenere davvero separati i piani di lavoro e affetti? E credete che dire non lo lascio andare sia un atto di coraggio o una promessa difficile da mantenere sotto i riflettori? Raccontatemi la vostra, sempre con il rispetto che qui cerchiamo di praticare. Se questo approfondimento vi è piaciuto, lasciate un mi piace,
Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Nelle prossime settimane continueremo a seguire gli sviluppi, evitando i toni facili e privilegiando i fatti, le parole misurate e gli spazi di silenzio che, a volte, parlano più di qualsiasi dichiarazione.